Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Ne abbiamo 3. Prenderei 4, prenderei questa qua che è uscita da sola. Abbiamo la carta degli amanti e poi qui abbiamo l'imperatrice, la giustizia e l'imperatore. Cioè, ragazzi, no, 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 devo lasciarle tutte e 3. Cioè, sono carte bellissime, devo dire. E viste così potrebbe proprio parlarmi di una storia d'amore che diventa, tra virgolette, legale con con la carta della giustizia. O si regolarizza. Wow, wow. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi trovate anche il link al video del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno. Bene, andiamo a vedere le energie. Partiamo con un 2 di spade. La torre. Eremita, 4 di spade, regina di pentacoli, re di bastoni, re di spade, re di coppe e 8 di bastoni. Avete 3 personaggi, ragazzi, 3 re. 4 se contiamo anche la regina come personaggio, però è interessante questa abbondanza di re. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi cerchiamo di capire un po' l'energia e ci saranno come dei messaggi sciolti tra di loro. E dopodiché, ragazzi, andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, il denaro e via dicendo. Allora, partiamo da questo 2 di spade, che di solito è una carta che indica dubbi, indica perplessità, è come se qualcuno di voi potrebbe anche essere davanti ad una scelta da dover effettuare. Effettivamente qui abbiamo la carta degli amanti, che fa riferimento anche a una scelta per amore di se stessi. Quattro di bastoni. Temperanza, appeso e 9 di coppe. Credo che potrebbe essere una situazione di coppia o familiare, dove c'è comunque, è vero, ci sono questi dubbi, c'è questa realtà che probabilmente non si vede bene, però è anche vero che con la carta della temperanza e la carta dell'appeso, ma anche con il 9 di coppe, c'è come un momento di pace, di serenità, di tranquillità. Andiamo a vedere la torre. Mago. Due di bastoni e 5 di pentacoli. Dunque, ragazzi, quando c'è la torre è perché casca sempre qualche tipo di certezza. Qui potrebbe essere qualche idea che voi avete. Perché sia il mago che il 2 di bastoni sono carte che guardano al futuro, però bisogna prima passare da questa torre, come se si dovesse prima destrutturare per iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere l'eremita.
4 di spade, che è una carta che ha la stessa energia della temperanza per certi versi, e 9 di pentacoli. Guardate, io sento che il mese vi porterà a cercare un isolamento, cioè siete voi che avete voglia di stare per conto vostro, che avete voglia di essere indipendenti, di pensare con la vostra testa. Mi viene anche da dire di curarvi, di guarirvi, di pensare un po' di più a voi stessi. Anche qui avete di nuovo un 4 di spade. È come se ci fosse una scelta da affrontare e qualche tipo di realtà cadesse, dopodiché c'è come un ritiro, mi viene da dire ritiro spirituale se vogliamo. Andiamo a vedere il 4 di spade. Asso di coppe e 7 di bastoni. È come se si stesse curando, guarendo il cuore per certi versi. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Diavolo e 6 di spade. Allora, siccome la carta degli amanti è anche una di quelle carte che fa riferimento all'amor proprio, a quanto voi vi valutate, vi date un valore, ho la sensazione che con questo diavolo al contrario voi non vi sentiate esattamente nel vostro potere personale, ma è una vostra ideologia, perché in realtà voi ci siete con questa regina di pentacoli. È come se tutto questo momento di solitudine, di isolamento, vi servisse proprio per diventare, guardate poi quanti personaggi di potere si sviluppano. Andiamo a vedere il re di bastoni. Otto di bastoni, che si ripete, ce l'avete già qui, e fante di denari. Allora, l'otto di bastoni fa riferimento a delle comunicazioni, ragazzi, che potrebbero effettivamente arrivare. Potrebbero esserci dei nuovi inizi, li vediamo già qui, come se ci fosse un qualche cosa di nuovo che sta iniziando, e per qualcuno vi dirò che potrebbe essere un nuovo percorso di studi. Magari olistico, un percorso di studi olistico, magari potrebbe essere psicologico, piuttosto che vi mettete a studiare, non lo so, intelligenza artificiale, piuttosto che finanza, piuttosto che marketing. Ho come l'idea che inizierete qualche cosa di nuovo a livello di formazione. Andiamo a vedere questo re di spade. Giudizio. Sì, ho come l'idea che sarete molto obiettivi durante il mese. Qui avete anche la giustizia. E 6 di bastoni. Ragazzi, durante il mese vi sarà chiaro con questo giudizio. Guardando questo re mi viene proprio da dire a chi tagliare la testa, ok? Cioè nel senso quali cose vanno buttate giù con questa torre, quali ideologie, perché avevate un 6 di spade da qualche parte, sì, è qui. È come se riusciste ad avere la visione di insieme. Qui vado o non vado, non so cosa fare, avevo queste ideologie, ma le devo modificare, prendo un momento per me, cerco di guarirmi, di capire qual è la mia verità e di qui realizzo che ho più potere di quello che credo e inizio a formarmi anche su come comunicare. Uno dei corsi, ragazzi, potrebbe essere o dizione o appunto l'arte della comunicazione, per esempio. Andiamo a vedere il re di coppe perché sento che questa stesa finisce proprio con una sorta di maturità acquisita. È come se imparaste a gestire voi stessi, la realtà che vi sta intorno, gli impegni, il tempo, iniziaste a vedere chiaro su certe questioni. Andiamo a vedere l'oro di coppe. 3 di spade
e 10 di bastoni. Inizierete come a lasciarvi indietro certe aspettative. Guardate, mi viene da dire lo spirito di sacrificio, cioè qui è ora di tagliare la testa a chi di dovere, nel senso che basta, questa cosa, questa responsabilità per esempio non è mia, ok? Devo ammetterlo, vedere le cose, riconoscere, portare alla luce che ci sono delle aspettative, delle responsabilità, dei pesi che non sono miei e che mi fanno soffrire, perché io comunque ho un tre di spade, ed è come comunicare che non ne voglio più sapere, quella è roba tua, fai tu, è roba vostra, è roba del collega, è roba del capo, è roba di chi per lui e non ne voglio più sapere. Quindi è un po' questo il senso. Allora, partiamo dal lavoro. Come vi dicevo, secondo me ehm, c'è come un rinnovato, una rinnovata frequenza, cioè è come se vi sintonizzasse su una frequenza diversa e dicesse: no, ok, io posso ottenere di più, posso avere di più, posso aspirare ad altro. Quindi, se siete senza lavoro, ragazzi, è vero, qui avete la giustizia. Non sento che arrivi subito subito questo contratto, ma potrebbe arrivarvi una chiamata, effettivamente, ehm, da parte di qualche magari curriculum che avevate mandato tanto tempo fa, da parte di un vecchio datore di lavoro. C'è come un richiamo all'ordine, se vogliamo. Quello che potrebbe darvi fastidio, se vogliamo, di questo lavoro è che è un po' lontano. Quindi ci potrebbe essere come un... io me ne sono andato o andata da lì perché non avevo più voglia di farmi i chilometri e invece l'universo mi ripropone questa cosa davanti. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, devo dire che secondo me potrebbe, se avete chiesto un trasferimento potrebbe arrivare. Se avete chiesto un contratto migliore, una collaborazione, un qualche tipo di, non lo so, aumento di stipendio, vi dico che anche qui potrebbe arrivare. Al di là di quello, sento che arriverete proprio a maggio, fine maggio, ed è come se vi sentiste più leggeri. Qui potrebbero esserci delle regole che voi metterete o che vi metteranno, però siccome abbiamo imperatore e imperatrice, sento che sono come regole che stabilirete insieme, sono regole che vanno bene ad entrambe le parti, secondo me. E vi dico, qualcuno non si terrà i ceci in bocca nel mese di maggio, nel senso che direte tutto quello che viene a un personaggio, vi libererete e sento che qualcuno esploderà proprio a costo, cioè il pensiero che farà sarà: non ne posso più, io ti dico tutto, poi se mi vuoi licenziare licenziami, chi se ne frega, però è proprio un peso che si toglie, ma con vostra sorpresa non vi licenzieranno, cioè nel senso, secondo me sarà un input per qualcuno vicino a voi, il fatto che voi diciate, comunichiate o riveliate qualcosa. Per chi è autonomo, ragazzi, allora, qui ci potrebbero essere come delle scelte da dover effettuare, dei cambi di dinamica, cambi anche di socio per qualcuno, potrebbe essere necessario cercare qualche socio finanziatore di tipo diverso, per esempio, o un socio di prestatore di manodopera, insomma, ho come la sensazione che avete bisogno di espandervi e letteralmente di chiudere con certe collaborazioni. Diciamo che essendoci la giustizia, se non è chiudere, perlomeno è regolarizzare. E come, perché qui avete un 10 di bastoni, avete come bisogno di togliervi dei pesi, delle preoccupazioni. Ok, io sento che potrebbe esserci come il rischio che succeda la cosa A, la cosa B, la cosa C, e quindi le carte qua vi invitano a mettere tutto nero su bianco. Un'altra lettura che ho di queste quattro carte insieme è come il ritrovare l'equilibrio tra il vostro lato creativo, femminile, ricettivo e il vostro lato maschile, l'ordine, la regola, la pianificazione.
Ok, parliamo di soldi, ragazzi. Qui vi dico, secondo me ehm, potrebbero arrivare delle novità, delle notizie. ehm, Non so se arriveranno proprio soldi in più, però è come se arrivasse la possibilità di creare nuovi soldi. Quindi potrebbero essere nuovi investimenti, potrebbe essere qualche trucco che vi viene suggerito, qualche, non lo so, come la sensazione che nel mese di maggio ci sarà la possibilità di espandere le vostre finanze, non tanto come soldi che entrano, ma è come il prendere quello che già avete e investirlo. Ehm, L'investimento può anche essere spendo i soldi per un corso e investo nella mia istruzione, ok? Non deve essere necessariamente un investimento concreto, fisico. Per quello che riguarda le relazioni amorose, allora, se siete single, io qui ho la sensazione che qualcuno sia uscito da una discussione, da un qualche tipo di evento, da pochissimo. Ehm, e ho come l'idea che questa zona, diciamo, della lettura vi serva per capire che cosa non vale più la pena trattenere, che ideali non vale più la pena ehm, tenere come validi, cioè quando c'è la torre e il 6 di spade è come se dovessero essere rimesse in discussione le regole. Le regole anche come vostre idee. Vi faccio un esempio: ci sono delle persone che pensano che deve essere l'uomo a fare la prima mossa e quindi se l'uomo non fa la prima mossa loro restano lì per secoli ad aspettare che questa persona faccia la prima mossa. Magari l'altro è così tanto timido che non osa e quindi si resta lì in attesa di chissà che cosa. Ecco, questa potrebbe essere una credenza limitante, no? Perché mi limito nel conoscere una persona perché nella mia testa, la mia convinzione, il modo in cui io sono stata educata, per esempio, è che è l'uomo che deve fare la prima mossa. Quindi questa effettivamente potrebbe essere una credenza limitante. Adesso è solo per farvi un esempio, non è detto che sia quello, ovviamente. Però è come se ci fosse qualche cosa che vi fa rimanere in una mentalità di carenza e quindi è molto importante togliersi anche delle idee, anche di sacrificio se vogliamo, ehm, tipo il non mi abbasso a. Mm? Adesso è una cosa che mi hanno detto così, io ve la dico, magari per qualcuno risuona. Devo dire che tutto sommato, ragazzi, questa conoscenza, perché effettivamente potrebbe arrivare una conoscenza, ci metterà un po', perché voi siete un po' fatti vostri, sinceramente. Ci metterà come un po' a entrare nella vostra energia, però vi dico che potrebbe effettivamente aprire il cuore. E siccome qui abbiamo imperatore e imperatrice, potrebbe essere una storia importante. Però dovete togliervi dalla testa certe ideologie. Mm? Se invece avete una persona in testa, è allora, qui bisogna trovare un nuovo modo di fare pace, un nuovo modo di mettere equilibrio, perché ci sono troppe regole probabilmente che non funzionano per entrambe ed è ora di trovarne di nuove. E siccome avete la carta degli amanti, quello che mi viene da dirvi è trovate regole che soprattutto vi permettano di sentirvi amati, perché la carta degli amanti parla proprio dell'amor proprio, che cosa è valido per me, che cosa serve a me per sentirmi amato o amata. Devo dire che tutto sommato, se ci sono state delle discussioni o se verranno fuori delle discussioni verso maggio, si risolveranno abbastanza bene, ragazzi. Il segreto qui è la comunicazione e parlare a cuore aperto, cioè mettere le carte in tavola e dire: ascolta, per me è così, così e così, per te com'è? Per le persone che hanno una relazione non ben definita, potrebbe anche essere una relazione extra. Io sento che succederà qualche cosa che cambierà le dinamiche, ci sarà come un nuovo inizio, ragazzi.
Non che sia diverso da quello che avete prima, ma è come se ci fosse qualche tema, qualche discussione anche nella vostra situazione che verrà lasciato indietro, verrà regolarizzato. Qui avete anche un 6 di bastoni, come se qualche cosa venisse a galla. E vi dico, in questa zona della lettura c'è proprio una comprensione. Il re di spade è colui che fa le regole, che gioca a scacchi, che organizza, che pianifica, che studia. Mm? Ed è un po' quell'energia lì, anche di osservazione se vogliamo. Se siete in una relazione invece, ragazzi, che non va più tanto bene, sinceramente, sì, è vero, per qualcuno potrebbero esserci dei momenti un po' negativi, si potrebbe avvicinare la rottura o essendoci comunque la torre, questo 6 di spade, ci può effettivamente essere una rottura per qualcuno, ma non sento che sia una rottura definitiva, anzi, è come se vi servisse per mettere nuove basi qua. Mm? Se parliamo di persone intorno a voi, quindi vicini, amici, colleghi, ve l'ho già detto all'inizio, mi sembra che siate un po' voi che abbiate bisogno di stare per conto vostro, di stare da soli, di parlare con voi stessi, quindi non vi sento molto sociali, però è anche vero che per quel po' che frequenterete il vostro ambiente circostante sarete di ispirazione per loro, come questa sensazione come se li aiutaste a organizzare, li aiutaste a vedere cose, li aiutaste a rendersi conto di certe questioni. Se parliamo dello stato psico-emotivo del mese, vi dico, vi si chiarificheranno le idee, la testa, il modo di pensare. Se prima si parte con un 2 di spade, poi qua si arriva poi al giudizio e al fatto che, ok, quello che ho visto che non serve più lo taglio, lo lascio indietro. Non sacrifico più parte di me stesso o me stessa per quella cosa lì. Magari io penso che bisogna sacrificarsi per la coppia e invece parlando con il partner o la partner mi rendo conto che questa cosa dall'altra parte non c'è questa aspettativa e quindi lascio questa aspettativa e questa mia ideologia. Esempio, eh? Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Andiamo a vedere un pensiero, una difficoltà che potreste avere in questo periodo. Perché mi è difficile farmi aiutare? Che interessante, come se si... mm, sì, le persone che fanno difficoltà a chiedere aiuto è come se pensassero di non meritarlo o di non dover disturbare. Potenziale credenza limitante. Perché ho paura di essere respinto. Ah, ecco. Quindi qualcuno potrebbe non chiedere aiuto per paura di beccarsi un no. Frase su cui riflettere. Verifico se il mio desiderio è motivato da una paura o da una necessità. Hmm. Cioè, come da un lato se aveste bisogno di essere aiutati, però dall'altro non lo faceste perché aveste paura di un rifiuto, e qui il desiderio da dove arriva è motivato dalla paura o da una necessità. Cos'è che cos'è di cui ho bisogno? Non so l'italiano, forse me lo sto perdendo. Ehm, X cosa, però non riesco perché ho bisogno di un aiuto. Non lo chiedo perché ho paura di essere respinto. Ma allora questo desiderio arriva perché cioè, voglio veramente l'aiuto di qualcuno oppure mi blocco perché ho paura? E la paura la rivedo un pochettino qua con il 2 di spade, ragazzi, se vogliamo. Andiamo a vedere un altro oracolo, vediamo che cos'altro vi dicono. E poi ho una fatina. Oh, ritira le scorie sarebbe, pulisci. È la fanciulla ha una scopa, come se stesse pulendo, togliendo le cose che sono in mezzo. Dedicati alla pulizia psichica. Eccola qua. La pulizia psichica.
Quanti detriti ci sono nel tuo campo energetico? I detriti sono generati dall'irritazione, dallo stress, da questioni sospese e le tossine mentali e emozionali. Ti distraggono e ti tolgono potere durante il tuo processo curativo. L'obiettivo? Disfati dei pensieri e delle emozioni non necessarie. Wow, bella! Ancora una fatina. Unità. E queste fatine hanno le braccia aperte, come se stessero aspettando di abbracciare qualcuno. Ed è un po' un reminder, un ricordatorio, come si dice, ricordatorio in spagnolo. Oh, se ragazzi, mi scappano le parole in italiano. Va bene, è un appunto che vi dice di praticare, se vogliamo, l'unità piuttosto che di ricordarvi che tutti siamo uno. Va bene, amici del leone, questo è quello che va per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego com'è il lavoro sulle credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete trovare anche nella sezione degli abbonati. Chiaramente è spiegato in modo un po' più generico perché non avendo la persona davanti non posso fare il lavoro personalizzato, però anche lì c'è un buon materiale che vi fa lavorare. Inoltre trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma, se volete capire che temi vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e così potete vedere i titoli dei video, quelli sono pubblici e si vedono. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!